Adesso ritornando a quello di cui avevo cominciato a parlare prima, cioè il virus del polioma, e dicevo che il suo genoma era fatto di DNA, che perciò era adatto per me per fare tutto il lavoro che si riferiva a capire come questo DNA funziona. E una delle cose che ho fatto immediatamente è quello di, non so se l'ho fatto veramente come un compito specifico oppure è venuto fuori parlando, cioè facendo il lavoro col virus, col DNA del virus, che ho visto che questo DNA del virus era presente in due forme. E questo si vede specialmente per isolare il DNA. Quello che si fa generalmente, si mette questo virus che ha DNA dentro e proteina fuori, si mette in una sostanza che è una specie di sapone che rompe la proteina in maniera che si separano le proteine e il DNA. E poi il tutto si mette in un tubo di una centrifuga dove c'è un gradiente, cioè più densa al fondo, meno densa alla superficie, oppure semplicemente un gradiente per mantenere la localizzazione, quello è lo scopo, perché si vuol far sedimentare questo DNA nella provetta, ma deve essere certi che mentre sedimenta poi rimanga dov'era, perché altrimenti quando si tira fuori il tubo non ci sarebbe più. Facendo quello, generalmente con un virus così, generalmente c'è una sola banda di questo DNA del virus. Invece ce n'erano due. E questo mi ha stupito. Poi mi sono visto, guardando la letteratura, che si era fatta un'osservazione simile con il virus del papilloma, che ha anche DNA, ed era stata interpretata questa col fatto che c'erano particelle del virus che avevano una lunghezza del DNA e due che ne avevano altre che ne avevano due lunghezze. Perciò quelle che avevano una lunghezza andavano più in fretta, quelle che no, anzi al contrario, quelle che avevano due lunghezze andavano più in fretta e quelle che ne avevano rimanevano più indietro. Allora, per risolvere questo problema abbiamo fatto quello che si chiama una colonna. Una colonna vuol dire, insomma, prendiamo un tubo di vetro in cui si mette una sostanza a cui il DNA tende ad attaccarsi, ma non permanentemente. Per cui se si fa andare giù questo DNA attraverso questa colonna, ogni tanto si attacca e perciò rallenta, e poi si attacca di nuovo, e poi rallenta, e poi rallenta. Per cui se è più lungo, ha più possibilità di attaccarsi, se è più corto ha meno possibilità. Perciò se fosse di lunghezza doppia uno, rimarrebbe più verso la cima, sarebbe rallentato, più di quello che non sia quello che ha la lunghezza semplice. Sì. L'abbiamo fatto questo col DNA del polioma e si è visto che invece venivano insieme. Dunque perciò non è questione di lunghezza, è questione di struttura. E lì allora qual è la struttura? E c'erano due possibilità, questa di vedere l'effetto per esempio di un enzima che taglia il DNA, e l'altra era di cercare di guardare, di osservare queste molecole del DNA al microscopio elettronico, perché al microscopio normale non si vedono, sono troppo piccole, ma al microscopio elettronico si vedono bene. Ho cominciato con gli enzimi, con la DNase, come si chiama, l'enzima che taglia il DNA, sì. E usandolo a dosi molto piccole si può ottenere un solo taglio per molecola. E quando ho fatto questo, vedevo che la molecola che era la più veloce rallentava, perciò il taglio causava un rallentamento. E lì una possibilità che sembrava facile era che la DNase tagliava questa molecola, in modo che non la tagliava in due pezzi, ma rimaneva sempre un pezzo perché era circolare. Col taglio di un circolo
si ottiene una molecola lineare più lunga. E allora questa molecola più lunga, non più lunga, la stessa lunghezza ma di forma diversa, pensavo sarebbe rallentata, appunto data la forma. Così. E allora la cosa importante era fare il controllo al microscopio elettronico. Purtroppo non ci sono riuscito, è una cosa stranissima. Di al Caltech, noi non l'avevamo il microscopio elettronico, l'avevano in chimica e bisognava perciò mettersi d'accordo con loro. E ho provato un mucchio di volte a farlo, non so, credo che fosse qualche problema con la persona che era in carica così. Alla fine non ce l'ho fatta più e ho pubblicato il lavoro dicendo che c'erano due forme, una rotonda e una di lunghezza, e una non rotonda, lineare. In fondo poi il risultato che non era vero, che la forma che io, sì, era circolare, ma erano due forme circolari. Una circolare che, bisogna capire questo, che quando si forma questo anello del DNA durante la replicazione del virus, si forma assieme a molte proteine che lo proteggono, per cui la forma dell'anello che si forma non è solo la forma del DNA, ma la forma del DNA più proteine. Quando lo purifichiamo, il DNA che è normalmente in contatto con le proteine, e le proteine adesso non ci sono più, rimane sempre in forma nucleare, però non ha più, insomma, se è una forma adelica, la perde. non rimane adelica liscia come dovrebbe essere, invece si aggroviglia, e allora si forma questo aggrovigliamento. Ed è per questo che la forma veloce era la forma aggrovigliata. Se si taglia con la DNase, che generalmente taglia solo uno dei filamenti del DNA, l'aggrovigliamento si scioglie. E allora perciò la differenza era tra una forma aggrovigliata e una forma non aggrovigliata. Però sempre il fatto che era una forma circolare, quello rimaneva.